Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene. Allora, in questa prima parte del video vediamo i titoloni e poi nella seconda parte del video entriamo nel merito dell'argomento, anzi degli argomenti. Quindi partiamo subito con i titoloni. Tutti gli stati della domanda di assegno di inclusione. Cerchiamo di capire quali sono le fasi in cui la domanda passa o che deve passare. Quindi vediamo tutti gli stati prima che la domanda venga accolta. Secondo titolone di oggi vediamo la durata dell'assegno di inclusione, perché è vero che dura 18 mesi, viene poi è rinnovabile per altri 12. Però vediamo di capire che cosa succede, che cosa succederà nei prossimi mesi e cerchiamo anche di capire, di fare una specie di raffronto di come funzionava RDC, quindi la domanda, la richiesta, la sospensione, il mese di attesa. Bene. Entriamo adesso nella seconda parte del video e entriamo negli argomenti. Come vi ho detto prima, oggi vediamo tutti gli stati in cui la domanda di ADI, l'assegno di inclusione, deve passare prima di essere accolta. Perché molte persone mi scrivono, ma sai, ho fatto domanda, ho fatto l'ISEE di qua e di là, l'INPS ci mette un sacco di tempo per rispondere, non capisco che cosa succede, perché, per come. C'è ancora tanta confusione e io stesso ogni tanto tra l'altro anch'io mi ci perdo in mezzo da tutti questi stati, cambio, non cambio, di qua, acquisita, accolta, un casino pazzesco. E così allora cosa ho fatto? Ho cercato di riassumere qui dentro tutto quanto per cercare di capire come funzionano tutte le fasi. Ovviamente vi dico già che non è un riassunto esaustivo, attenzione, potrebbero esserci dei cambiamenti nel frattempo o qualcosa potrebbe non corrispondere perfettamente, però diciamo che in linea generale dovrebbe essere questo. Quindi cosa ho fatto? Questa parte qua l'ho divisa in fasi, cioè partiamo dalla fase più semplice fino ad arrivare a quella più complicata. E allora partiamo subito, anzi prendete carta e penna così ve le potete scrivere, ok? Così non ci sbagliamo. La fase acquisita o, come la chiamano in molti, acquisita da INPS. La domanda si trova in questa fase quando è stata completata, cioè inserita nel sistema dell'INPS e poi protocollata. Quindi per capirci è stata presa in carico dal sistema INPS, questa cosa qua. C'è un'altra fase, verificata salvo ulteriori controlli. Allora, verificata salvo ulteriori controlli si verifica quando l'attività di prima istruttoria, attenzione, ascoltate bene le parole, è stata completata. E a questo punto il richiedente può proseguire con la successiva fase all'interno del sito internet del SISL. Sapete, quel sito internet dove si compila il PAD, patto di attivazione digitale, si cerca lavoro, offerta lavoro, insomma, quel sito internet là. L'altra fase è accolta salvo ulteriori controlli. Questa qua è la fase forse quella più usata, quella forse che trovate più scritta, quella che quando fate la domanda ve la trovate subito lì davanti, ok? Quindi la domanda è accolta salvo ulteriori controlli quando il richiedente ha sottoscritto il PAD, patto attivazione digitale. E a questo punto l'INPS farà ulteriori controlli, perché voi sottoscrivete quello, fate quell'altro, fate la domanda, però l'INPS magari non è ancora tanto convinta, quindi vuole approfondire ancora un pochino e fa ulteriori controlli. Poi viene la fase più bella, quella di quando finalmente, dopo tutto sto controllame vario, si vede accolta. Allora, la domanda si trova in accolta con pagamento, questo si verifica perché tutti i controlli precedenti sono stati superati,
egregiamente, non ci sono stati problemi, l'INPS ha detto che va bene, tutto a posto, tutto qua, quindi praticamente ha avuto esito positivo e Adi può iniziare a essere finalmente pagato. Ecco, questa è la fase più interessante. Poi c'è un'altra fase che si chiama acquisita in attesa modello COM. Questa fase si verifica quando manca la compilazione del modello ADI-COM, dove bisogna indicare i dati del lavoro dipendente o da altra attività lavorativa. Ovviamente, ve lo dico sempre, l'INPS non è scema, lo sa benissimo che state lavorando, no? Perché comunque se qualcuno fa un'assunzione, viene assunto, il datore di lavoro deve fare determinate comunicazioni. Attenzione, apro parentesi, io non sono consulente del lavoro, però sappiamo benissimo come funziona la menata delle comunicazioni all'INPS di quando una persona viene assunta, cioè non è proprio una cosa misteriosa che nessuno sapeva, no? Chiusa parentesi. E quindi a un certo punto magari voi siete stati assunti, l'INPS lo sa e vi dice guarda che siamo in attesa di sto modello perché non l'hai comunicato. Vabbè, se lo sai perché te lo devo dire, comunque voi glielo dite e la cosa finisce là. Poi abbiamo in evidenza quando ci sono molte probabilità delle omissioni nella domanda. Solitamente, ma non necessariamente, ci sono delle omissioni o difformità all'interno della DSU dell'ISEE. Quindi prima cercate di capire se è il caso eventualmente di rettificare, modificare, controllare, aggiornare, che ne so io, chiamatelo come volete, l'ISEE. Oppure procedere alla presentazione di una nuova DSU, ok. Poi abbiamo sospesa. Risulta sospesa quando praticamente l'INPS sta facendo tutti i suoi benedetti controlli. Allora in questo caso bisogna aspettare un paio di giorni, no? Quando voi entrate e ve la trovate sospesa, basta aspettare magari un paio di giorni e poi rientrare nella domanda per verificare cosa è successa, se l'hanno sbloccata oppure no. Poi abbiamo praticamente gli ultimi due. No, non sono gli ultimi due, comunque abbiamo le fasi un po' più elaborate che sono respinta, quando è stata completata tutta la fase dei controlli c'è un esito negativo. A questo punto però bisogna capire perché è stata respinta e eventualmente se ne avete diritto. Revocata quando sono risultate delle dichiarazioni non proprio veritiere da parte del cittadino al momento di presentazione della domanda. Decaduta praticamente quando uno o più requisiti per poter beneficiare dell'assegno di inclusione non ci sono più, non si rispettano più i determinati requisiti, quindi di quando era stata presentata la domanda. E poi l'ultima, annullata, cioè quest'ultimo passaggio salta fuori quando in teoria la domanda risulta annullata se il cittadino o per esempio o il cittadino o chi ha fatto la domanda, il patronato, CAF, consulente fiscale, che ne so io, ha annullato la domanda. Annullata si verifica solitamente anche quando magari c'è gente che dice beh non mi interessa più ricevere l'assegno di inclusione, quindi a un certo punto vado lì, faccio richiesta di annullamento, chiudo la pratica, la cosa finisce là, buonanotte sognatori, chi si è visto si è visto. Ecco, di solito si verifica in questo caso qua. Cambiamo argomento e torniamo al secondo notizione, la durata dell'assegno di inclusione, che per essere fruito vale 18 mesi, rinnovabili per altri 12. Anche RDC funzionava così, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Però cosa succede? Che il rinnovo comporta una sospensione, cioè la sospensione di un mese, cioè tra una domanda e l'altra bisogna aspettare un mese. Quindi il rinnovo successivamente per altri 12 mesi, e vi ricordo non più 18 come succedeva con RDC, e a sto punto soggetto alla sospensione di un mese. Voi sapete benissimo che l'assegno di inclusione è entrato in vigore, è iniziato, chiamatelo come volete, a gennaio 2024, sì che poi a dicembre 2023 c'era chi poteva far domanda, insomma vabbè, comunque lasciamo stare il discorso di dicembre 2023 perché è stato, secondo me, è stato solo un caso eccezionale che hanno dato la possibilità a alcune persone, non si sa con quale logica, comunque non mi ricordo, cioè non è che non si sa, non mi ricordo più bene la logica, alcune persone potevano già far domanda, attenzione. Quindi chi lo percepisce da gennaio 2024 e non ha mai avuto interruzioni, sospensioni, annullamenti, come vi ho detto prima, quindi la cosa diciamo è andata avanti tranquillamente senza nessun problema. Per queste persone qua l'ultima mensilità è prevista per giugno 2025, cioè giugno tra 3 mesi, ecco.
Mizzica, vi rendete conto che sono già passati 18 mesi, un anno e mezzo? Madonna mia, è tantissimo. Cioè, siamo invecchiati di un anno e mezzo. Vabbè, chiusa parentesi. Quindi cosa succede? Che a luglio ovviamente si potrà presentare di nuovo la domanda di rinnovo. Ovviamente se si hanno ancora i requisiti, ma in teoria, se lo state prendendo, in teoria i requisiti dovrebbero ancora esserci, a meno che tra un mese e l'altro non succede qualcosa, in teoria se è andata bene fino adesso e va bene fino a giugno, la cosa può andare avanti bene anche dopo, no? Quindi a luglio in pratica non si riceverà nessuna ricarica, come vi ho detto, in caso di mantenimento dei requisiti. E se i requisiti continuano a esserci, cosa fa l'INPS? Quasi al 99%, no? Quasi al 99% accoglierà la domanda e quindi ricomincerà a pagare le rate a partire dal mese di agosto. Quindi dal prossimo luglio partiranno le sospensioni dell'assegno di inclusione, sospensione, sì, il mese di sospensione, sì, si chiama proprio così. E chi prende l'ADI da febbraio 2024, per esempio, riceverà l'ultima mensilità a luglio 2025 e via discorrendo, no? Cioè, per capirci. E il mese di sospensione a questo punto sarà agosto e qualora il rinnovo fosse accettato dall'INPS, le ricariche riprenderanno a settembre, cioè per capirci, no? Questo è il meccanismo. Chi a marzo di quest'anno riceverà quindi la prima rata, riceverà la prima rata di assegno di inclusione non dovrà, diciamo, preoccuparsi fino ad agosto 2026. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!